Si può visitare la Biennale di Venezia in un solo giorno? Ho sentito questa domanda molte volte negli ultimi anni e io stessa me lo sono chiesto e l'ho anche sperimentato qualche anno fa. La risposta è sì, ma bisognerà fare delle scelte. Io sono Clelia e in questo video vi do qualche consiglio su come organizzare il vostro giro di un giorno per non perdere i punti più interessanti della Biennale d'Arte di Venezia del 2022. Capisco che non sia sempre semplice e possibile organizzare un giro in biennale di più di un giorno, anche se, come ho consigliato in passato e continuerò a fare in futuro, secondo me l'ideale sarebbe dedicare un giorno all'Arsenale, uno ai giardini e uno ai padiglioni esterni in città. Detto questo, in un giorno si può vivere l'atmosfera della Biennale e avere più di un assaggio del tema, delle opere e dei padiglioni nazionali. Se non si vogliono spendere i 26 euro del biglietto, allora il mio consiglio è di andare a guardare il video in cui vi racconto il giro dei padiglioni esterni e gratuiti. Invece, se ci si vuole spostare tra Arsenale e Giardini, che sono le due sedi a pagamento, anche abbastanza vicine tra di loro, questo è il posto giusto. Entrambe le sedi aprono alle 11 e chiudono alle 19 nel periodo estivo, tutti i giorni tranne il lunedì, che è il giorno di chiusura della Biennale, quindi vi suggerisco di arrivare intorno all'orario di apertura e di iniziare dall'Arsenale, ma con il biglietto in PDF sul cellulare già fatto online, così si devono solo superare i tornelli dell'ingresso. Il percorso comincia direttamente con la mostra principale, che detta anche il tema all'evento, Il latte dei sogni. Il titolo è tratto da una serie di storie surrealiste dell'artista del Novecento Leonora Carrington. Sono delle favole che raccontano un mondo immaginario e di creature fantastiche, esattamente come le creature dell'immaginazione che si trovano nelle opere fin dalle prime sale. L'ingresso è di impatto e si apre con l'artista afroamericana Simone Leigh, che ha vinto il Leone d'Oro proprio per questa edizione. Il suo lavoro è incentrato sulla rivalutazione della figura della donna e sul concetto di autonomia di scelta e autodeterminazione per tutti noi come società. Il mio suggerimento di iniziare dall'Arsenale non è casuale, soprattutto nel periodo estivo, perché lo spazio nella prima parte, dedicata alla mostra, è completamente al chiuso, quindi vi permetterà di evitare di spendere le ore centrali della giornata, tra le 11 e le 12:30, troppo tempo al sole. Per attraversare le sedi e i padiglioni infatti si cammina molto e ci si stanca anche facilmente, quindi se volete godervi le prime ore d'apertura, secondo me questo è il modo migliore. Tutta la zona centrale dell'Arsenale è dedicata a questa esposizione generale e passeggiando consiglio di non perdere il labirinto di terra, spezie e cacao di Delcy Morelos e la grande opera in seta di Emma Talbot. Ma una volta concluso il percorso con le ultime sale e installazioni dedicate a Barbara Kruger, Robert Grosvenor e il giardino di Yoko Ono, si arriva all'inizio dei padiglioni dell'Arsenale. Non si ha il tempo di vederli tutti, quindi il mio suggerimento è di girare subito sulla destra e di infilarsi nel padiglione delle Filippine, attraversandolo insieme ai due successivi abbastanza velocemente. Lo scopo è quello di arrivare così alla Lettonia, con le opere di un duo di artiste che hanno ricostruito in ceramica una casa studio d'artista e inserito degli elementi di denuncia della violenza sulle donne e dell'omofobia. Lì mi fermerei a dare un'occhiata perché ne vale davvero la pena, per poi proseguire sempre su questo percorso verso Malta. Si entra in una sala buia al centro della quale vi sono delle vasche d'acqua su cui a ritmi alternati cadono delle gocce di acciaio fuso, che ai nostri occhi sono però soltanto delle luci. L'effetto dal vivo è davvero suggestivo. Dal padiglione di Malta si può uscire direttamente, saltando purtroppo un bel po' di nazioni, ma si deve pur fare una scelta, e si va verso l'Italia. Qui ci potrebbe essere una fila da fare se si va nel weekend in particolare, ma scorre abbastanza velocemente e in ogni caso è imperdibile, quindi meglio aspettare qualche minuto ma non saltarlo. Consiste di una gigantesca installazione surreale e a tratti inquietante che si attraversa passando da una zona all'altra in silenzio. L'ingresso dà su una stanza di macchinari abbandonata, che però si ha come la sensazione da piccoli dettagli che non sia del tutto spenta. E così si procede fino al centro dell'installazione con macchinari da cucito vecchi e in stato di abbandono, ma con le luci accese su ognuno di loro. Una sorta di viaggio incredibile attraverso questo mondo surreale. Da qui bisogna spostarsi verso i giardini per poter stare lì almeno un 2-3 ore. Vi consiglio per questo di portare un pranzo al sacco e mangiarlo magari su una panchina, stando attenti ai gabbiani e ai piccioni che a Venezia non mancano mai. Io stessa sono stata attaccata solo qualche giorno fa mentre per strada tiravo fuori dalla borsa un pezzettino di dolce che avevo come spuntino. La distanza a piedi fra le due sedie è di soli 10 minuti, quindi si può fare, basta seguire il percorso su Google Maps.
Arrivati ai giardini, anche qui bisogna fare delle scelte. La temperatura però, sono certa, sarà scesa, essendo ormai primo pomeriggio, e sicuramente l'atmosfera sarà molto piacevole. Al posto di iniziare dal viale principale, che avrete sulla sinistra, vi consiglio piuttosto di proseguire dritto e cominciare dal padiglione della Danimarca. Le opere all'interno sono di forte impatto emotivo, tanto che c'è un cartello all'ingresso che suggerisce di fare attenzione se si è particolarmente sensibili. Io ero indecisa se entrare o meno e alla fine sono andata. Queste sculture, metà uomo metà cavallo, sono piuttosto realistiche e sembrano appartenere ad un altro mondo, ma non così lontano dal nostro al tempo stesso. Uscendo dal padiglione della Danimarca si raggiungono facilmente quello degli Stati Uniti e dei paesi nordici. L'America si riconosce al volo grazie all'opera esterna di Simon Leigh, che come vi dicevo prima ha vinto il Leone d'Oro, ma anche grazie all'architettura colonialista anni 30. Mentre quello dei paesi nordici quest'anno ha ceduto il posto alla popolazione indigena dei Sami. Quindi è un'occasione perfetta per fare un giro e farsi raccontare dalle donne che si trovano all'interno qualcosa in più sulla loro cultura. Subito fuori dal Sami si ritorna sul viale principale e tutti e tre vicini fra di loro ci sono Gran Bretagna, Germania e Francia. Ognuno di loro è unico e per certi versi anche direi iconico, quindi non bisogna farseli scappare. In Gran Bretagna, che ha vinto tra l'altro come miglior padiglione della Biennale, si è immersi in una videoinstallazione dedicata alla libertà delle donne artiste e alla musica. In Germania invece si è avvolti da uno spazio vuoto in cui sono messe in evidenza solo le pareti della struttura originaria, come una sorta di denuncia della trasformazione architettonica degli spazi del periodo nazista. E infine in Francia si entra in un set cinematografico in cui si interagisce con gli oggetti di scena e si ricopre il ruolo di attori immaginari. A questo punto, usciti dal retro del padiglione della Francia, a pochi passi ci sarebbero l'Australia e l'Israele. Ma vi suggerisco di saltarli per andare direttamente in Ungheria e Finlandia. Il padiglione dell'Ungheria infatti è finito su molte riviste per via delle opere color pastello, dalle forme quasi umane ma fatte di catene e di occhi. La Finlandia invece vale la pena visitarla per via della sua architettura e per il tema dei lavori legati al concetto di lavoro e sicurezza. A questo punto del percorso molto dipende dall'orario e da quanto tempo si è riusciti ad impiegare in ognuno dei padiglioni. Se si ha ancora una mezz'oretta vi consiglio di dirigervi verso il padiglione centrale dei giardini e fare lì un giro della mostra collettiva. Se invece non si ha più tempo, vi assicuro che già così avrete avuto un'idea generale e probabilmente più di un assaggio della 59esima Biennale di Venezia. E se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere gli altri video legati allo speciale biennale o i prossimi su arte e viaggi. Ti suggerisco inoltre di dare un'occhiata al mio video su quello che devi sapere sulla Biennale 2022 o a quello sui consigli per chi va per la prima volta. Grazie e alla prossima!